Meno male che di tifosi seri ce ne sono, parlo di quelli del Milan, non stanno nelle televisioni, ma li trovate su YouTube perché per televisione ovviamente indotti da contratti, indotti da stipendi, non riescono ad essere lucidi. Punto primo. Punto secondo, per tutti quelli che il Benfica e il Napoli si affrontano le partite così, non hanno una mentalità Champions perché la Champions è diversa. Puttanate, perché se il Milan non avesse avuto Magnani ieri sarebbe finita diversamente. E se Onana non fa quel paratone a fine partita, finisce 2-1 Inter-Benfica, staremo parlando d'altro e ci siamo. Un applauso al Napoli per tutta la partita giocata, per aver messo un Milan non alle corde, per aver distrutto un Milan dal punto di vista del gioco, senza la punta. Abbiamo fatto un partitone che se non era per decisioni arbitrali super dubbie, non sto qui ad appellarmi alle decisioni arbitrali perché superare quel mostro che è il Milan in porta è difficile, lo è sempre stato. Il Milan ci ha vinto uno scudetto con Magnani in porta. Magnani è stato decisivo la scorsa stagione e ci hanno vinto uno scudetto. Quindi che Magnan è tra i primi tre portieri al mondo in questo momento non si discute, non sono solo io a dirlo, ma è sotto gli occhi di tutti. A portieri invertiti forse sarebbe finita diversamente, ma non sono rammaricato perché ho visto un grande Napoli, ho visto lo stesso Napoli che ha incantato tutta Europa, grande gioco, automatismi, pochissimi passaggi sbagliati, triangolazioni, uomo su uomo, sempre primi sul pallone e la mia gioia è vedere tanti tifosi del Milan uscire da San Siro scuri in volto pur avendo vinto la partita 1-0. Tutto qua. Salve a tutti ragazzi, non vi ho salutato perché c'era questa intro da fare doverosa. Siamo qui a parlare ovviamente di Milan-Napoli di Champions League giocata ieri. Daremo le pagelle a tutti i calciatori del Napoli, faremo il resoconto di ciò che è successo durante la partita, cartellini gialli sbagliati quasi tutti quanti e andremo ad analizzare tutti gli episodi della partita dando i voti ai calciatori del Napoli, Spalletti compreso. Non dimenticatevi ovviamente prima di cominciare ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un like a questo video così mi si alza l'umore anche se non sono completamente rammaricato perché le sconfitte ci stanno, bisogna accettarle, poi dipende come vengono, dipende dalla prestazione della squadra. Sarei stato più incazzato, tra virgolette, se avessimo perso la partita con il Lecce che dopo l'1-0 di ieri sera. Quindi, detto questo, andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio perché il foglio parla chiaro. Io non ho fatto il video post partita perché riesco molto meglio a freddo, con animi pacati, mi scrivo tutto durante la partita, carta, penna e il match e analizzo poi tutto ciò che è stato. Partiamo dal primo tempo, pronti via, liscio a centro area, Kvaratskhelia tira, Krunic sulla linea. Quarto minuto, Anguissà, Magnan devia, tiro alto. Al quarto minuto sempre, Di Lorenzo di testa, palla al lato. Al nono, super lancio di Lorenzo, Kvaratskhelia Elmas 1-2, deviazione in angolo. All'11esimo, botta di Zielinski, primo paratone esagerato di Magnan, perché il tiro è forte, perché Magnan ci va con una mano, con tutta sicurezza la butta in angolo, grandissimo portiere. Al 13esimo, cross di Rachmani, sempre di Lorenzo, di testa alto. Il primo tiro del Milan arriva al 25esimo su un contropiede. Leao si invola, tiro di pochissimo al lato, poteva essere l'1-0 provvisorio. Per fortuna Leao ci grazia sull'unico contropiede subito in 25 minuti, anzi sull'unica azione fatta dal Milan nei primi 25 minuti.
Anguissa al 29esimo, appoggio offensivo sbagliato, Quara era lanciato in contropiede, l'unico errore di Anguissa della partita. Al 32esimo, Meret con i piedi invece di lanciare come si deve, fa un passaggio alle Leao, rischiamo di prendere un'imbarcata su un disimpegno così così. Al 33esimo, Hernandez su Zielinski da giallo, niente da fare. 35esimo, pestone di Kim su Giroud, ci poteva stare il giallo anche qui e nemmeno niente da fare. Krunic, fallo di Krunic, dà ammonizione, si capovolge l'azione, ammonisce Zielinski per un fallo che non esiste. Krunic era diffidato, ricordiamo. Al 40esimo arriva il gol del Milan. Arriva il gol del Milan perché l'unico modo per poter portare punti a casa da San Siro con questo Milan era aggredirlo come ha fatto il Napoli per 90 minuti. Poi devi concedere qualcosa. Brahim Diaz fa una cosa esagerata tra due avversari, tra Mario Rui e Lobotka. Campo aperto, becchiamo il contropiede, ci sta l'1-0. Poi c'è una traversa di Kier su calcio d'angolo, Graziati in quel frangente perché il 2-0 nel primo tempo sarebbe stato bugiardo e poco coerente a ciò che si è visto in campo. Anche l'1-0 per il Milan era troppo, dal mio punto di vista. Comincia la ripresa, 52esimo, tiro di Di Lorenzo, angolo, palla in angolo. 59esimo, coerente la direzione dell'arbitro con Lozano in area su Teo Hernandez e Lozano in area. Coerente perché è stato coerente nei suoi errori per tutta la partita l'arbitro. Poi ci andiamo ad analizzare anche gli episodi perché c'è una cosa da dire. 65esimo entra Saelemaekers, 68esimo Quara al centro di sponda, la palla arriva ad Anguissa al limite dell'area, tiro sbilenco fuori. Al 70esimo arriva sale l'arbitro in cattedra, punizione su Kvaratskhelia per fallo di Tonali, che poi lo vuoi ammonire o non lo vuoi ammonire, era punizione. Sull'azione dopo giallo ad Anguissa per un fallo che non c'è, primo. Secondo, giallo a Di Lorenzo perché ha chiesto spiegazione del capitano. Dovrebbe essere una cosa che si può fare, invece a quanto pare ieri sera non si poteva fare. Primo giallo ad Anguissa, ma c'era punizione su Kvaratskhelia 10 secondi prima. Al 74esimo viene espulso Anguissa per il fallo su Teo Hernandez. La seconda ammonizione c'è, la prima no, quindi tutto da rifare e tutto da rivedere per quest'arbitro rumeno, dove ovviamente in Romania abbiamo il campionato più forte d'Europa, abbiamo una classe arbitrale tra le più forti del mondo, abbiamo una tradizione calcistica tra le più forti del mondo, se non sbaglio. Erano 4 partite, 4 quarti di finale, non ci sono 4 arbitri in totale da poter schierare, ce ne sono 3 e uno scarso che l'avete messo ieri sera, Rosetti. Lasciamo perdere. In 10 uomini doveva essere più difficile costruire e creare azioni, il Napoli crea altre 2 palle gol. Non ho menzionato il colpo di testa di Elmas con una grandissima parata di Maignan, e c'è la parata che vale una partita, che è quella sul colpo di testa di Di Lorenzo, dove Maignan quasi da terra, inginocchiato, riesce a metterci la mano e a fare la parata del secolo, la parata della serata, la parata Champions, chiamatela come volete. Non era serata ieri per il Napoli perché ha trovato in porta un grandissimo calciatore, uno tra i primi 3 portieri al mondo. Poi ditemi ciò che volete, ce ne saranno altri di portieri forti, ma Magnani ha dimostrato anche 15 giorni fa con le nazionali, ha fatto una parata all'incrocio che vi invito ad andarla a rivedere con la sua nazionale, perché Magnani è il top player di questo Milan, uno dei pochi top player. Finisce la partita, ovviamente Spalletti in conferenza
l'arbitro è così, i tifosi non si sentono e questo e quell'altro. Ci stanno tutte le lamentele perché il Napoli ha fatto una grandissima partita da Champions League. Tutti si aspettavano forse lo stesso Napoli in campionato perché il 4-0, perché vi abbiamo battuto in casa. Cari miei, nel calcio le motivazioni sono la cosa principale e il vestito Champions, il Napoli, quando se lo mette addosso è tutta un'altra storia. Detto questo, andiamo a fare le pagelle. 4 all'arbitro e ce lo togliamo davanti subito. 7 a Spalletti perché ha messo in campo l'unico Napoli possibile per quanto riguarda le assenze, per quanto riguarda gli indisponibili, per quanto riguarda Raspadori che ha 40 minuti nelle gambe, quindi non lo potevi schierare. Ha schierato Elmas falso 9 che poi non è un falso 9 ma è una punta a tutti gli effetti perché chi si credeva che Elmas tornasse indietro a fare il centrocampista si è sbagliato come me, ha fatto la punta a tutti gli effetti ed è rimasto avanti in un 4-3-3 perché il centrocampista aggiunto, l'attaccante aggiunto, il terzino l'ha fatto Di Lorenzo. Di Lorenzo era dappertutto e ha fatto anche la punta. In alcuni frangenti della partita troviamo Di Lorenzo anche davanti a Lozano e Lozano che fa il mediano di centrocampo e Di Lorenzo che fa il terzo d'attacco. Pagelle, Meret, 6 una sufficienza, gliela do la sufficienza perché non posso abbassare troppo il voto solamente per il gol. Il tiro era ravvicinato, era forte, però era sul tuo palo. Potevi fare una parata esagerata, che sarebbe stata l'ennesima parata decisiva, che quest'anno ce ne sono state tantissime. Vedi la parata a Milano sul colpo di testa di Giroud, vedi tantissime parate dove il Napoli ha vinto 2-1 e Meret ci ha tenuto in partita. Quindi non faccio non mi scaglio contro Meret del tutto, però un 6 giusto giusto senza andare nell'insufficienza. 8 a Di Lorenzo, migliore in campo insieme a Kvaratskhelia ieri, perché l'ho appena detto, era dappertutto. Di Lorenzo è maturato tantissimo dal punto di vista umano e la fascia di capitano non gli sta facendo bene, non gli sta facendo altro che bene, quindi riesce a calmare gli animi, ha calmato gli animi tra Mario Rui e Anguissà che se ne sono detti di tutti i colori ed è stato lui il primo a dividere e a portare la calma. Dal punto di vista del calcio giocato è un calciatore completo, è un calciatore sul quale puoi contare quando ci sono le assenze. Il Napoli doveva ovviare a non avere una punta e ci è riuscito benissimo, anche se con la punta in campo il Milan avrebbe preso 4 palloni ieri, garantito al 200% per tutto quello che il Napoli ha creato. 7 meno a Rachmani, Giroud ha toccato pochissimi palloni e quelli che ha toccato sono stati sporcati tutti quanti dal nostro grandissimo centrale difensivo. Un 6,5 a Kim, ancora non è il Kim che conosciamo di un mese fa, è stanco, l'ha detto anche pubblicamente in conferenze stampe, quindi l'ammonizione per Kim è tanto di guadagnato. Juan Jesus e Ostigard sono lì pronti a sostituirlo e lo sostituiranno anche alla grande come hanno già fatto quest'anno. Quindi non mi rammarico perché non ci sta Ostigard, perché abbiamo Anguissa squalificato, c'è Ndombele che è un grandissimo calciatore, ma ci arriviamo. Diamo un 7 meno all'Obottica, 7 meno ad Anguissa, 7 a Zielinski che ieri ha cominciato a tirare in porta con non con più facilità, ma con più frequenza, perché Zielinski tra i centrocampisti del Napoli è uno dei pochi che vede la porta e può tirare in porta e centrare i 7 metri, perché Anguissa sì, è un grandissimo calciatore, però a livello di piedi non siamo messi a livelli di Zielinski, quindi tutto qua. Lozano, 6,5 a Lozano, non è stata la sua miglior partita, però a livello di pressione, a livello di cercare di saltare l'uomo ci ha provato, poi sulla fascia di Teo Hernandez comunque non è una cosa semplicissima. 6,5. Entra Raspadori al 69esimo, alla panchina gli diamo 6 a tutti quanti
sei politico, Raspadori, Olivera, Ndombele e Politano, diamo un 7 meno o un 7 quasi pieno anche a Elmas perché è l'unico calciatore del Napoli sul quale puoi fare affidamento per quanto riguarda schierarlo a sinistra, lo schieri a destra, lo metti al centro dell'attacco, lo fai fare il quarto di centrocampo, non importa. Elmas in qualsiasi parte del campo sta giocando, dà il suo contributo e cerca di sbrogliare sempre qualsiasi situazione. Ovviamente non sempre ci riesci perché c'è l'avversario, perché c'è una squadra che comunque ti viene a raddoppiare. Poi non ha mai giocato come prima punta, ragazzi, quindi c'è anche questa attenuante, ma Elmas ha fatto una partita disciplinata, discreta e senza sbavature, non ha sbagliato niente, anche se è stato servito poco, perché i movimenti da prima punta non ce li hai. Ecco perché dico, il Napoli con una punta ieri in campo, non dico che avrebbe dilagato, però ci potevano stare i presupposti per far finire la partita poco a tanto. E per poco a tanto mi riferisco tanto al Napoli e poco al Milan. 7 e mezzo a Kvaratskhelia, dobbiamo giocare sulla fascia sinistra quando mancano le punte perché è l'unico che tecnicamente riesce a saltare sistematicamente l'uomo, riesce a portarci in superiorità numerica, riesce a vedere qualche giocata entrando in mezzo al campo e chiedendo un 1-2, cercando di aprire gli spazi. L'ha fatto con Elmas, l'ha sempre fatto dall'inizio del campionato. Quindi 7 e mezzo a Kvaratskhelia e ripeto un 4 all'arbitro perché arbitrare così un quarto di Champions non è proprio il caso. Poi se Rosetti, se l'UEFA credono che in Romania o che in altre parti del mondo dove la cultura calcistica è veramente sotto i piedi, perché sotto i piedi, ragazzi, io non posso sentire che mi deve arbitrare un arbitro non perché è rumeno, ma perché dal paese da dove vieni non è che esce un calciatore ogni 10 minuti, non è che c'è una squadra ogni anno che arriva in finale di Champions League, non è che c'è un campionato dove tutti i giornali, tutti i giorni hanno notizie da scrivere clamorose su grandissime prestazioni, che so, del Cluj, su grandissime prestazioni di una Steaua a Bucarest. No, quindi occhio a queste designazioni perché non voglio pensare al peso politico che possa avere il Milan in Europa per il clamore, per la Champions League, per le 8 Champions vinte, perché è un club titolato. Non lo voglio pensare. Vedremo al ritorno se questa cosa viene smentita, me lo auguro. Poi se volete marciare sulla stessa linea, vedremo e ci incazzeremo ancora di più al ritorno. Questo era quanto, ragazzi. Milan-Napoli finisce 0-1, risultato ribaltabilissimo anche facendo la stessa partita di stasera, perché poi Magnano ha fatto 3 parate decisive e al ritorno ne può fare altre 3, però se abbiamo una punta da schierare è meglio che al Maradona ci venite col sacco perché va a finire male veramente per voi. Ripeto, io sono non contento, però non sono per niente rammaricato per la sconfitta. Non ho dormito nel 4-0 che abbiamo subito al Maradona, anche se a livello di classifica cambiava ben poco, però i miei rammarichi sono di più sulle prestazioni, perché se prendi 4 reti o ne prendi una, però giochi male, ci sta tutto lo sfottò, ci sta tutto l'essere superiori, ci sta tutto il tifoso milanista che arriva. Vi abbiamo dato 4 palloni, sì, ci avete dato 4 palloni, avete giocato molto meglio, però ieri meritava il Napoli e ha vinto il Milan 1-0. Partita ribaltabilissima al ritorno. Ci vediamo nella partita di ritorno e ci sfreghiamo già le mani perché sarà un Napoli col dente avvelenato. Quindi attenzione. Sempre Forza Napoli. Ciao.